Finisce qui il precampionato dell'Inter. Inter batte Olympiacos 2-0, un gol per tempo. Di Marco nel primo tempo, poi costretto ad uscire per una lieve contusione che non sembra essere grave ed è quello che ci auguriamo. Nel secondo tempo Marcus Thuram la chiude lui e l'Inter manda in archivio allora questa preparazione estiva 25-26 ultra compressa in pochissime settimane, il lavoro che si dovrebbe fare in 2 mesi per partire poi con una nuova stagione. È un Inter che vince anche questa amichevole, fa una vittoria, Simo, nel segno del maggiore equilibrio, come dicevi anche tu in diretta. Non una partita spettacolare, anzi un Olympiacos abbastanza rimaneggiato, che 48 ore fa aveva giocato contro il Napoli in un'altra partita finita in rissa, come stava per finire in rissa anche questa in alcuni momenti. Poi fortunatamente non è scivolate via dalle mani dell'arbitro, arbitro che, c'è da dirlo, sì, l'abbiamo sottolineato quando hanno commesso errori a nostro sfavore. Oggi il primo gol dell'Inter è in fuorigioco nella posizione di Lautaro Martinez e Zielinski, entrando nel secondo tempo, commette un fallo che sarebbe da rigore tendenzialmente per il tipo di intervento, quindi lo sottolineiamo. In una partita in cui l'Inter, quando c'è stato da mettere la gamba, l'ha messa, anche con un eccesso di aggressività in alcuni momenti, soprattutto in un Lautaro Martinez che è andato spesso ad intervenire ruvido sugli avversari. Prove generali di Inter Torino. Chiaramente oggi Chivu ha schierato una formazione che sarà con ogni probabilità la stessa che vedremo contro il Torino. Quali indicazioni abbiamo tirato fuori? Che ci dici? La prima e più importante, come hai detto in apertura, è l'equilibrio. Oggi l'Inter non ha praticamente mai cercato la pressione alta aggressiva e la riaggressione una volta persa palla, motivo per cui la partita è stata gestita in maniera molto più serena. Di fatto dietro non mi pare che l'Inter abbia sofferto nulla, se non in un paio di situazioni però generate da un giro palla non preciso in fase di costruzione, quindi situazioni diverse dal solito, il che significa che oggi ha funzionato tutto meglio. Io sinceramente di base preferisco un approccio come questo, soprattutto se non hai gli uomini perfetti per fare un altro tipo di difesa. Poi vedremo durante la stagione, non penso che Chivu l'avrà abbandonata del tutto questa idea, però oggi l'Inter mi è piaciuta. Non credo che oggi sia stata la migliore delle amichevoli e quella che ci restituisce meno cattive notizie, perché alla fine poi appunto vinciamo, non prendiamo gol, giochiamo più equilibrati, la maggior parte dei singoli fa bene. Nota negativa il problemino di Di Marco, che però non dovrebbe essere troppo grave, però sono nettamente di più le note positive. E sai, le amichevoli, lo diciamo spesso, sono molto difficili da commentare e di base il risultato a me personalmente interessa il giusto, però l'ultima, sia come messaggi che ti deve dare a pochi giorni dal campionato, sia anche proprio psicologicamente in vista dell'esordio, vincerla così direi che va molto molto bene, sono contento. Con un clean sheet che con Chivu si era verificato solo contro il River Plate, se non vado errato, nelle precedenti 7 partite, considerando tutte le amichevoli e la gara del mondiale. Questo è il secondo clean sheet con Chivu alla guida, quindi era decisamente, sì, sono d'accordo, è importante anche solo per certificare un po' il lavoro che stai facendo in questa settimana. A tal proposito, dicevamo, oggi l'Inter si schiera con Sommer tra i pali, Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa, sulle fasce Dumfries e Di Marco, con Barella schierato mezzala, Mkhitaryan mezzala a sinistra e Sucic nel primo tempo schierato davanti alla difesa. In attacco Lautaro Martinez e Thuram. Verosimilmente, pensando che Çalhanoğlu, sapendo che Çalhanoğlu sarà assente per squalifica contro il Torino, abbiamo immaginato, Simo, che Sucic in quel ruolo lì davanti alla difesa potesse essere un esperimento in vista proprio di quella gara, così come nel secondo tempo entra Çalhanoğlu, ma lo fa da mezzala sinistra, con Zielinski schierato invece lì davanti alla difesa, e quindi abbiamo pensato potrebbe essere un esperimento per prepararsi alla gara senza Çalhanoğlu, appunto, che sarà assente alla prima di Serie A per squalifica. Come hai visto Sucic, se ti va di farci una panoramica sui singoli che ti hanno convinto di più magari? Ma Sucic l'ho visto bene. Delle due scelte, quella che mi ha sorpreso di più è stata la seconda, perché Sucic io credo che da mediano in quella posizione non sia valorizzato al 100%, però lo può fare
per certi versi l'ha già fatto, non tanto a 3 ma quanto più a 2 nella Dinamo Zagabria, però con quei compiti ci ha anche già giocato, e quindi mi ha sorpreso il giusto. Mi ha sorpreso molto invece la scelta di Zielinski, inserito e messo lì, sia perché di base Çalhanoğlu non credo che abbia senso immaginare di rispostarlo a fare la mezzala stabilmente, sia perché poi Zielinski stesso più volte ha detto che appunto in quella posizione diciamo che non si trova benissimo, e anche come caratteristiche, soprattutto dal punto di vista difensivo, non mi convince al 100%. Se può essere la terza scelta, per carità, non è che non lo possa proprio fare, però mi ha sorpreso, ecco, rivederlo lì. Però ecco, la motivazione che ci eravamo dati appunto poteva essere legata alla partita col Torino. Aslani entra negli ultimi 10 minuti, Aslani che è in uscita, quindi sarebbe tutto, diciamo, lineare. Non conto più nemmeno su Aslani, motivo per cui non lo provo nemmeno. Comunque Sucic non mi è dispiaciuto, chiaramente poi con i ritmi delle gare ufficiali andrà un attimino testato ancora, però sono abbastanza convinto che saprà dare il suo contributo. Ma in generale, per quanto riguarda i singoli, lo dicevamo prima che uscisse, prima del gol, Di Marco sembrava partito bene e poi ha trovato anche il gol con quell'azione. In attacco io anche non mi ricordo se forse durante Inter Under 23 in particolare, avevo fatto notare che vedevo tante volte le punte, soprattutto Thuram, accennare a dei tagli in profondità già quando l'Inter palleggiava nella zona centrale e poi non sempre gli veniva dato il pallone. Qualche volta l'ho rivisto fare anche oggi, e anche se siamo andati molto spesso su Dumfries con la palla in verticale, Sì. e la cosa che facevo notare ad un certo punto, anche qui non so se sia solo un'impressione mia, mi sembra che l'Inter nel cercare quelle situazioni lì e quegli affondi in verticale sia un pochino più tranquilla rispetto a quando lo faceva con Inzaghi. Con Inzaghi mi sembrava tutto molto ad altissimi ritmi, cosa che a volte portava a degli errori di misura o nel passaggio o anche nel controllo. Non so se riesco a spiegarmi bene, ma mi sembra di percepirli un filo più tranquilli, più sereni nel fare quelle azioni, e questo è un bene. C'è comunque da migliorare nella finalizzazione in generale, l'abbiamo visto anche nelle Sì. scorse partite, però non mi dispiace questa cosa. Sì, perché anche oggi sono state varie opportunità, alcuni momenti mi viene in mente soprattutto un'azione in cui triangolano Dumfries e Mkhitaryan se non sbaglio, e per me lì Dumfries avrebbe tutto il tempo per fare uno stop e tiro diretto in porta, e invece va a chiudere il triangolo con un terzo passaggio in area di rigore che francamente è stato un filo eccessivo dal mio punto di vista. Quindi su questo Chivu secondo me tornerà, perché più volte ha detto di volere i ragazzi più cinici e più diretti, tant'è che il secondo gol ancora una volta oggi con Thuram nasce proprio da un'azione molto diretta. Da Sommer si arriva a Thuram con 3 passaggi, praticamente 4. Il tiro di Dumfries respinto e segna Thuram. Invece il primo gol è un pochino più elaborato, con una bella azione, con un ottimo movimento di Thuram. Ecco, secondo me, a proposito di singoli, oggi abbiamo rivisto un Thuram più brillante in questa partita. Thuram è un altro di quei giocatori che è stato spesso preso di mira anche nelle ultime amichevoli, e invece soprattutto quando ho avuto la possibilità di puntare in 1 contro 1 la difesa dell'Olympiacos l'ho visto meglio, più sciolto, più dentro la partita. Qualcuno ha montato già qualche caso sul fatto che non abbia esultato sorridendo dopo il gol perché è andato a riprendere subito Mkhitaryan che gli aveva dato una palla troppo corta, però ho rivisto accenni di buon Thuram, che è sicuramente un bel segnale in vista del campionato. Per il resto, campo che dicevamo non ha sicuramente contribuito allo spettacolo di questa partita. Il nostro Enrico, che era allo stadio in tribuna stampa, inviato da Passione Inter, ci ha raccontato che è stato troppo bagnato il prato e c'erano veramente delle pozze d'acqua col pallone che soprattutto nel primo tempo faceva un po' fatica diciamo, a scorrere e a favorire la manovra. Quindi penso che questo abbia anche un po' condizionato il gioco, soprattutto all'inizio, quando volevamo vedere qualcosa di quello che è stato preparato negli allenamenti. Chiudiamo questa preparazione comunque con un Inter che sta cambiando pelle, che però a quanto pare ripartirà dalle certezze su cui si è lavorato negli ultimi 4 anni. Domani vi porteremo nelle prossime ore un nuovo contenuto in cui vi racconteremo anche
delle cose extra campo o comunque extra partita che magari non avete visto in TV e con degli approfondimenti anche un pochino più tattici, però delle cose nuove si stanno vedendo per un Inter che inevitabilmente, Simo, mi sembra ripartire dalle certezze, mi sembra ripartire dal blocco dei Lautaro Thuram, Dumfries che sarà comunque importante sulla destra, un Di Marco che per me così criticato, ecco, come dicevamo, non lo trovo, non mi trovo d'accordo, ecco, tutta questa critica su Di Marco. E il tema della fase difensiva più che della difesa, che con un miglioramento della condizione può sicuramente essere può crescere, ecco. Eh sì, ma anche nelle prepartite appunto dicevo anche questo, se tu difendi andando a prendere alto l'avversario, pressare in un sistema anche fatto di automatismi, di uscite coi tempi giusti, se hai la gamba pesante e non sei preciso anche per quello, ti esponi a dei contropiedi e delle figuracce che magari non sono legate di per sé all'organizzazione della difesa, quanto più a una condizione fisica ovviamente non ancora al top. Oggi si è deciso di non porsi nemmeno il problema, nel senso che appunto l'Inter ha difeso molto più bassa e non ha neanche rischiato, ecco, questo tipo di situazione. Ripeto, io non credo che Chivu abbia già abbandonato questa idea, perché se ce l'ha in mente non sono 2 o 3 amichevoli estive a fargli cambiare idea. Personalmente io continuo ad avere qualche dubbio rispetto al fatto che l'Inter abbia gli uomini adatti per fare questo gioco, perché appunto mi sembra che la difesa in particolare abbia dei giocatori un po' troppo in là con l'età per pensare di fare un'intera stagione così. Anche a centrocampo secondo me si potrebbe fare qualcosina, non a caso c'è stata in questi giorni la questione su Manu Koné, che vedremo se sia chiusa del tutto o meno, però comunque diciamo che resto aperto a qualsiasi tipo di soluzione. Avendo appena cambiato tecnico ci vorrà anche del tempo per capire nello specifico quello che vuole fare, quello che sono le contromisure. Non abbiamo tutto questo materiale di background che, come avevamo con Inzaghi, avendo appena cambiato allenatore. Certo, certo. Tra l'altro nelle prossime ore faremo anche un contenuto più profondo su quello che abbiamo visto fin qua con l'Inter di Kiev. Vi voglio portare anche un po' di dati e di curiosità per analizzare quello che sta succedendo. Chiudo qui questa clip ricordandovi che in descrizione trovate il link per iscrivervi gratis al Fanta Passione Inter, il Fantacalcio di Passione Inter, con tante sorprese e regali per chi partecipa. Mi raccomando, quindi il link in descrizione, clic, vi iscrivete e ricevete il link per partecipare alla Lega di Fantapaz di Passione Inter e per entrare anche nel server Discord del Fantacalcio di Passione Inter. Se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti e vi aspettiamo nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club per interagire con tutti noi e farci sapere la vostra opinione e supportare il nostro progetto.